Bentornati a tutti quanti. Prima di farvi vedere le immagini e parlarvi delle nuove nascite, volevo rispondere un po' alle domande più frequenti che mi fate nei social. Molti di voi mi scrivono che prodotto dare, cosa fare per farli entrare in cova. Altri hanno il problema delle uova vuote. Altri hanno il problema che proprio non fanno le uova o ne fanno poche. Non esiste un prodotto magico o un tasto per far entrare in cova i vostri soggetti. È un percorso, ne ho già parlato nei mesi precedenti, quando vi avevo detto dovete decidere quando mettere il nido in base a dove allevate e procedere con una preparazione. Ma questa preparazione, che molti mi dicono, ma io pensavo, no, non dura una settimana o 2 settimane dando un po' di vitamina E nell'acqua. Non funziona. Intanto se usate le vitamine vanno date a cicli. La mia preparazione, che ho chiamato metodo Levante, dura 40 giorni. Quindi se adesso vi dico cosa fare, avete finito la stagione, perché siamo ai primi di aprile. Se facciamo una preparazione di 40 giorni, arriviamo circa a metà maggio, quando le covate ormai stanno per terminare. Quindi bisognava farla prima. Qualcuno mi ha anche scritto su qualche social, basta, non parlare più di preparazione. Era scocciato e non voleva sentire. Parlaci dei problemi reali, cosa fai contro la coccidiosi, cosa fai contro il punto nero. E io ho sempre detto, faccio una buona alimentazione, perché l'alimentazione è la base di tutto. E anche qui niente preparazione, niente alimentazione come dico io. Qualcuno si tappa le orecchie e poi quando inizia la stagione mi chiede cosa fai, cosa bisogna fare. Bisognava farlo prima, dovevi darmi retta prima. Adesso è tardi. Adesso cosa potete fare per chi si ritrova in queste condizioni? Mettete il nido e sperate. Il calcio osso di seppia è utile, ma non basta. Ci vuole un calcio che venga assimilato più velocemente nell'organismo della canarina. È per questo che a volte vi fanno un uovo, ve ne fanno 2 e poi non ve ne fanno più, perché diciamo hanno finito il calcio che avevano a disposizione. Tutte quelle femmine che mangiano le proprie uova, i casi sono 2. O sono disturbate, quindi andate a controllare spesso, siete sempre sopra, aprite sempre il nido se parliamo di pappagalli, si sentono disturbate e così cosa fanno? Eliminano le uova, perché quel posto dove hanno fatto le uova non lo trovano più sicuro. Altrimenti è un problema di calcio, quindi bisogna aggiungere del calcio che venga assimilato subito. L'osso di seppia io lo lascio tutto l'anno, ma non può essere l'unica fonte di calcio, soprattutto in un momento delicato come questo, quando la femmina ha bisogno di tanto calcio perché le uova sono fatte di calcio. E quindi poi molte femmine che magari hanno delle carenze alimentari si sentono stanche, si sentono deboli e molte volte muoiono. Oppure possono anche morire per la ritenzione dell'uovo. Questo succede quando non riescono a fare l'uovo, sono gonfie, le vedete spesso sul fondo della gabbia, se le prendete in mano sono proprio deboli. Se l'uovo è girato dall'altra parte non riesce a uscire, andrebbe fatto, per chi è esperto, un massaggio sull'addome per cercare di girare l'uovo e l'uovo così può uscire e lei una volta fatto l'uovo si riprenderà. Quindi tutti questi problemi, come vedete, si ricongiungono a alimentazione giusta, quindi quelli che mi dicono ma io tutto l'anno do la stessa alimentazione, per me, ripeto, per me sbagliano. Specialmente chi alleva all'esterno non può dare la stessa miscela, per esempio ai canarini, perché quando fa freddo devono mangiare più grassi e quando sono in cova devono mangiare più proteine. Invece se vi fanno poche uova, quindi un uovo e non lo covano, 2 uova o addirittura 3 uova e le lasciano lì,
vuol dire che non sono ancora stabilizzate, cioè sono pronte per fare le uova, probabilmente le uova sono anche fecondate, come è successo a me con quella canarina che ha fatto 3 uova, le ho messe sotto a un'altra canarina che le ha covate e sono nati poi 2 piccolini. Le uova c'erano ed erano piene, ma lei non le covava. E non le covava perché la temperatura in quel periodo si è proprio abbassata e quindi lei non era pronta fisicamente, non gli era arrivata ancora la famosa febbre da cova. Negli allevamenti dove vedete che le cose vanno bene, che tutte le coppie sono sincronizzate, che tutte le femmine fanno sempre tante uova e si schiudono tutte le uova, quello è frutto di anni e anni di selezione, perché non tutti i soggetti sono, diciamo, dei buoni riproduttori. Se c'è un maschio che disturba, quello disturberà sempre. Potete dividere per salvare delle uova e per salvare un po' la stagione, ma non è certamente un maschio da tenere in un allevamento. Se c'è la femmina che fa poche uova, potrebbe anche essere che quella femmina non è proprio una buona riproduttrice e fa poche uova. Adesso, come promesso, parliamo delle nuove nascite. Questa volta cominciamo al contrario. Calopsiti. La prima coppia, 5 uova su 5, si sono schiuse. Questo è un risultato straordinario di una coppia comunque che ho da qualche anno e che si è sempre comportata benissimo. Un'altra coppia che avevo anche l'anno scorso aveva 6 uova e attualmente ha 5 piccolini. Non so se riuscirà a schiudersi il 6º uovo, speriamo di sì, perché comunque i genitori sono impegnati appunto nell'accudire i piccoli. Quindi già 5 piccolini da svezzare, da stare dietro, non è facile, ma anche questa coppia ha confermato di essere una ottima coppia. Un'altra coppia che avevo l'anno scorso, che avevo preso a Modena, era andata benissimo. Quest'anno, per adesso, si sono schiuse 2 uova. Poi non sono più riuscito a guardare perché ogni volta che apro il nido e mi avvicino, mi guardano come per dire: se ti avvicini ancora un po', ti do una beccata sul naso. Poi ho un'altra coppia che mi hanno regalato e che in realtà non ho fatto neanche il sessaggio, quindi ora ho dei dubbi sulla femmina, che è lutina. Il maschio sono sicuro che è maschio perché è ancestrale e ha tutte le caratteristiche da maschio, canta, ha la faccia tutta gialla, le penne sotto coda e sotto ali sono nere, quindi il maschio siamo sicuri che è maschio. La femmina, non so se è femmina, quindi la prima cosa che farò, se non fa niente, è fare un sessaggio al lutino per vedere se è maschio o se è femmina. Se è maschio meglio ancora perché è molto più interessante a livello genetico. Gli inseparabili, non ho tantissime coppie, ho una coppia molto bella, maschio lutino, femmina ancestrale, e attualmente ha 2 piccolini. Sto aspettando le uova da un'altra coppia dove lui è ancestrale e la femmina è avorio. Le uova sono piene e quindi mi aspetto i piccolini. Ho un'altra coppia dove sto aspettando ancora le uova perché la prima covata non era andata bene, le uova erano vuote, e un'altra coppia molto giovane del 2025 dove anche lì aveva fatto 3 uova, le uova sono risultate vuote, ma questo perché io consiglio sempre nei pappagalli come inseparabili e calopsiti di metterli in cova dopo 2 anni. I pappagallini ondulati, meglio conosciute come cocorite, qui l'ho già detto diverse volte, ho un ceppo riproduttivo ottimo. Ci sono tantissimi piccoli, qualcuno ne ha fatti di più, qualcuno ne ha fatti di meno, comunque farò anche qui 2 covate e già ce ne sono tanti, perché poi lo spazio quello che è, non posso farne un numero superiore ai soggetti che posso comunque tenere nei gabbioni. Se rifanno ancora tanti piccoli nella seconda covata, basta, poi non andiamo oltre. Io non consiglio di fare più di 2 covate con i pappagalli perché poi viene caldo, i pappagalli ci mettono più tempo rispetto ai canarini, e soprattutto per chi vuole con i pappagallini fare una covata autunnale è meglio terminare, diciamo,
il periodo della covata primaverile entro fine giugno, altrimenti poi non riuscite a farli riposare e a fare la preparazione necessaria per affrontare il periodo della riproduzione autunnale, che ricordo, per chi alleva all'esterno è meglio non farla, perché poi chiaramente a settembre-ottobre le uova arriveranno, i piccolini nasceranno, ma quando dovranno cominciare a uscire dal nido la temperatura esterna si abbassa e normalmente i piccolini cominciano a uscire dal nido verso fine novembre, primi di dicembre, quando fuori fa veramente freddo, soprattutto di mattina e di notte. Per quanto riguarda i canarini, le prime coppie che hanno iniziato subito, che quindi le prime uova sono arrivate tra il 28 febbraio e il 1 marzo, adesso ci stiamo avvicinando alla seconda covata. Quelle che invece hanno un attimino ritardato, hanno ancora le uova e stanno covando, come vedete le prime coppie hanno già canarini abbastanza grandicelli, quindi loro si possono permettere durante la giornata di non covare sempre ogni minuto. I maschi cominciano a inseguire le femmine perché vogliono accoppiarsi. Le femmine ancora non vogliono accoppiarsi perché hanno i piccolini ancora un po' indietro, ma non appena metterò il secondo nido, anche loro cominceranno a entrare nella modalità seconda covata, quindi cominceranno a costruire il nido e quindi è utile metterli il secondo nido con l'aiuta, perché altrimenti appena sentiranno nuovamente lo stimolo della riproduzione potrebbero cominciare a spiumare i piccolini oppure il maschio. Quindi mettiamo il secondo nido e l'aiuta, ma di questo ne parliamo nel prossimo video. Io vi chiedo un bel like, iscrivetevi al canale adesso e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e a presto!